Ciao ragazzi, oggi parliamo di quanto alzare l'ottica, quanto inclinare l'ottica e perché è così importante. Tempo fa ho fatto un video su come realizzo i prototipi e poi i prodotti. È un video che è andato un po' in sordina, però è stato l'incipit, il preambolo di questo video. Vi faccio vedere il prodotto finito, cioè quella scina che avevo fatto vedere un tempo che era soltanto in fase prototipale, è stata quindi testata, è stata performata, finalmente è finita. Questo qua è il prototipo, ve lo ricordate, mentre questo qua è il pezzo finito. Notate delle differenze, devo dire, incredibili, sia per quanto riguarda il design, è stato svuotato, è stato alleggerito, le curve sono state modificate e una serie di parametri davvero importanti che adesso andremo ad analizzare. Come vedete c'è la carabina di Marco, l'avete già conosciuto, vi linko il video dove ho già fatto i test con la sua carabina, e posizioniamo sempre in morsa dei bersagli a 35 e 50 metri, 35 metri, e il secondo là in fondo a 50 metri. Dopodiché andiamo a installare la sua ottica sopra la carabina senza alcun tipo di rialzo e vediamo che caduta c'è tra i 35 e i 50 metri in termini di click. Finito il test andiamo a installare poi il nostro rialzo con sopra l'ottica e rifacciamo la prova. Andiamo a comparare quanti click di caduta ci sono tra la carabina senza rialzo e la carabina con rialzo. Perché utilizzo la Steyr? Perché ovviamente questo rialzo qua è studiato in termini di design appositamente per la Steyr. Adesso vi faccio vedere. I bicapelle sono talmente precisi che servono delle viti per allargarli e farli entrare nella scina, e dopodiché sono già praticamente fissati. A questo punto, visto che siamo in morsa, utilizzerò soltanto una brugola per fissare l'ottica, non avrà forti sollecitazioni, e ecco perché appunto non metto la seconda brugola. Eccola qua. Ottica montata, come potete vedere è molto bassa, ma soprattutto è parallela alla canna, quindi non c'è nessun tipo di inclinazione. Ora procediamo con il test. Allora, ho fatto una rosata da 20 colpi a 35 metri. Adesso, senza toccare niente, quindi senza toccare l'alzo, senza toccare niente, posiziono la mia carabina con il reticolo a 50 metri e sparo altri 20 colpi. I proiettili ovviamente andranno tutti quanti più in basso, perché tra 35 e 50 metri c'è la caduta del pallino, che è quella che ci interessa a noi. Quindi alla fine del test andremo a calcolare proprio la differenza di altezza tra la rosata a 35 metri e la seconda rosata a 50 metri. Ok, qui siamo a 35 metri, io ho puntato al centro e questa qua è la rosata. Considerando che, se vogliamo essere precisi, questo colpo qua non deve essere contato perché è stato il primo colpo di taratura. Poi a 50 metri ci spostiamo più in fondo, quindi 50 metri cosa è successo? Ho mirato in questo punto e questa qui è la caduta tra i 35 metri e i 50 metri. Sono sempre 20 colpi, quindi devo dire complimenti a Marco. Stanno 20 colpi praticamente in un pollice, ottimo. finalmente possiamo arrivare alla conclusione del discorso. Quanto alzare l'ottica, perché è importante inclinare
l'ottica attraverso un sistema di rialzi, che poi è questo qua inclinato. Che cosa vuol dire guadagnare i click in caduta? 35 metri, primo cartello, potete già vedere da qui la differenza di altezza della rosata. Adesso andiamo velocemente che facciamo le nostre analisi. Ci mettiamo qui, pennarello, una matita, un righello. Come prima cosa dobbiamo definire il diametro della rosata, da qui a qui. Tiriamo una riga e andiamo a misurare 1,6, quindi scriviamo qua 1,6, ovviamente centimetri, senza rialzo, Ora andiamo dall'altra parte, qua scriviamo con rialzo, sono 2 centimetri, ma l'importante in questi due casi è avere la mezzeria, è a questo livello nel primo caso e a questo livello nel secondo caso. Ora cambiamo foglio. Le rosate a 50 metri, facciamo lo stesso discorso, quindi andiamo a calcolare la rosata, veramente molto costante la carabina, fa delle rosate davvero molto buone, 20 colpi in 2 cm a 50 metri, un ottimo risultato. Adesso viene la figata assoluta. Partiamo dalle prove senza rialzo. Dal centro abbiamo uno scostamento in alto di 0,8 e a 50 metri dal centro abbiamo uno scostamento verso il basso di, da qui a qui, sono 5,3. Scriviamocelo qua, 0,8 più 5,3 uguale 6,1 centimetri di caduta da 35 a 50 metri. Facciamo lo stesso discorso con il rialzo. 0,9 più 2,9 uguale a 3,8 centimetri di caduta con il rialzo. Cosa viene fuori? Che il guadagno è uguale a 2,3 centimetri. Ok, quindi cosa vuol dire guadagnare 2,3 centimetri in caduta nel field target utilizzando una scina inclinata? Per tutte le valutazioni adesso ci teletrasportiamo nell'ufficio e facciamo là le considerazioni. Tiriamo adesso le conclusioni del video. Quanto deve essere alta l'ottica e quanto deve essere inclinata? Esiste un range in cui poter trarre beneficio sia dall'inclinazione che dall'altezza dell'ottica, ovviamente. Quindi non è valida l'opzione per cui più alzo ed inclino l'ottica, più guadagno click in caduta. I fattori che si prendono in considerazione per trovare il giusto compromesso tra altezza e inclinazione sono la velocità del pellet e la distanza dei bersagli. In questo range, dopo prove e test, si trova un valore per il quale si riesce a vedere la caduta del nostro pellet da un'angolazione e da un'altezza tale per cui si appiattisce la parabola di caduta. Per farvi capire questo concetto vi faccio un esempio. Prendiamo due macchine parcheggiate in strada. Ora saliamo su un palazzo di 10 piani e le vedremo a una certa distanza. Man mano che le osserviamo scendendo, quindi all'8° piano, al 6° piano e così via, queste macchine ci sembreranno più vicine. Ok, l'esempio è un po' bizzarro, però vi fa capire come lavorano altezza e inclinazione nei confronti della parabola di caduta del pellet. Ed ecco perché è un grande aiuto avere l'ottica correttamente alta e inclinata rispetto alla canna della carabina. Ed ora dai risultati abbiamo visto un guadagno in caduta di circa 2,3 cm, facciamo 2,5 cm, arrotondiamo. Quanti sono in click 2,5 cm? A 50 metri con un'ottica da 1/8 di MOA sono 14-15 click, va da sé che con un'ottica a 1/4 di MOA sono la metà, 7-8 click. Quanto è utile questo guadagno? Ve la faccio molto semplice. Allora, guardiamo il mio setup che ha già l'ottica alta e inclinata nella misura giusta e ragioniamo su questo qua. La mia ottica è 1/8 di MOA e da 30 a 50 metri ho 30 click. Se non avessi avuto l'ottica alta e inclinata, considerati i risultati dei nostri test, avrei avuto quindi 14 click in più, 44, 30 più 14. Risparmiandovi i calcoli e formule matematiche, vi dico subito che di quei 14 click guadagnati ce ne sarebbero stati 5 click in più tra i 30 e i 40 metri e gli altri 9 click tra i 40 e i 50 metri.
E ora, cosa vuol dire avere 9 click in meno di caduta tra i 40 e i 50 metri? Significa che alle distanze più difficili da stimare, che sono tra i 44 e i 50 metri, ho meno click di caduta. Quindi la differenza di click in caduta tra un metro e il successivo è minima. E questo vuol dire che ho la possibilità di sbagliare la stima del bersaglio di 1, 2, 3 metri e centrare lo stesso il bersaglio. Com'è possibile? Perché ho così pochi click di caduta tra un metro e l'altro che il reticolo si muove di così poco che rimango sempre nel centro del bersaglio. Se al posto che 50 metri stimo la sagoma a 47 metri, ho 4 click in meno. Vuol dire che il mio reticolo è posizionato ad un'altezza sbagliata di soli 5 mm. Capite bene che su un diametro della nostra hit zone o kill zone di 20 mm sono ancora in centro. Al contrario, quindi, con un'ottica non inclinata e non alzata opportunamente nelle stesse condizioni di distanza del bersaglio e sbagliando la stima in egual misura, quindi al posto che 50 47, avrei avuto una differenza di posizionamento del reticolo di 10 fino a 15 mm, il che vuol dire essere molto vicini al bordo della kill zone e quindi vuol dire avere molte più possibilità di sbagliare il colpo. Infine, se consideriamo che il nostro bersaglio è un cerchio, quindi gli angoli non ci sono, basta un minimo di vento che ti devi a destra o a sinistra, che il reticolo, se è posizionato male a 15 mm più sopra o più in basso, vuol dire sicuramente errore. E quindi finalmente abbiamo sviscerato questo problema, spero di avervi fatto capire queste nozioni che sicuramente non sono facilissime di chi si approccia per le prime volte ed è per questo che vi dico, se avete come sempre delle domande, se volete magari un approfondimento ulteriore, scrivetemelo nei commenti e io sarò pronto a rispondervi. Grazie come sempre di seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!